dodicenne morto di pertosse dopo dimissioni dall'ospedale, due pediatre indagate a Chivasso. Un bambino di appena 12 anni, Andrea Vincenzi, è morto il 22 febbraio 2024 a causa della pertosse, dopo essere stato visitato e dimesso più volte dal pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso. A distanza di mesi dalla tragedia, la procura di Ivrea ha aperto un fascicolo d'indagine e ha iscritto nel registro degli indagati due pediatre che avevano avuto in cura il ragazzo. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo nell'esercizio della professione sanitaria. Andrea, portiere della squadra di calcio giovanile USD Gassino San Raffaele, era arrivato al pronto soccorso di Chivasso con febbre alta, tosse insistente e difficoltà respiratorie. Nell'arco di 48 ore era stato visitato più volte e dimesso per 3 volte consecutive, sempre con la prescrizione di una terapia antibiotica ritenuta idonea dai medici in servizio. Il suo quadro clinico, però, peggiorava di ora in ora. Nonostante i sintomi sempre più gravi, non venne mai disposto un ricovero ospedaliero, né furono eseguiti accertamenti approfonditi come una radiografia del torace, che secondo l'accusa avrebbe potuto evidenziare il versamento pleurico e indirizzare i sanitari verso un trattamento più mirato. La sera del 22 febbraio le condizioni di Andrea si aggravarono improvvisamente. Venne trasferito d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, ma ormai era troppo tardi. Poche ore dopo, il dodicenne morì per insufficienza respiratoria legata alla pertosse. L'autopsia disposta dalla magistratura ha confermato che quella infezione era la causa diretta del decesso. Le accuse. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le due dottoresse non avrebbero adeguato la terapia di fronte al peggioramento clinico e non avrebbero disposto ulteriori esami diagnostici né il ricovero. Per questo la Procura ha ritenuto necessario procedere con un incidente probatorio, volto a chiarire eventuali responsabilità professionali. Saranno analizzati i referti medici, i campioni biologici e tutta la documentazione sanitaria relativa al caso. La difesa è la posizione dell'ospedale. Le due professioniste, difese dagli avvocati Enrico Calabrese e Gianmaria Nicastro, respingono le accuse. Sostengono di aver seguito le linee guida e di aver operato secondo le buone pratiche cliniche, applicando le terapie normalmente previste per i sintomi presentati dal ragazzo. La direzione della pediatria di Chivasso ha espresso profondo dolore per la morte del giovane paziente, ma ha anche ribadito che le dimissioni con terapia antibiotica erano state ritenute giustificate dalle condizioni osservate in quel momento. Un dolore che pesa sulla comunità. La vicenda ha suscitato enorme commozione non solo tra amici e familiari di Andrea, ma anche nell'intera comunità di Gassino Torinese, dove il ragazzo viveva e dove era conosciuto e amato come giovane portiere promettente della squadra locale. Il suo ricordo è rimasto vivo anche sui campi da calcio, dove compagni e allenatori lo hanno più volte commemorato con striscioni e iniziative. Oggi, a oltre 1 anno e mezzo dalla tragedia, l'inchiesta entra in una fase cruciale. Saranno i periti nominati dalla Procura a stabilire se, con un diverso approccio clinico, la vita di Andrea avrebbe potuto essere salvata. Intanto, il dolore della famiglia e della comunità si intreccia con le responsabilità da accertare in un caso che rimette al centro il tema della gestione delle emergenze pediatriche e della sicurezza dei protocolli sanitari.